Bentornati a Scoring for Films da Vito Lore e Fabrizio Campanelli. Allora, parliamo di Oscar, Fabri, perché sono finiti da pochi giorni. Allora, quello che vogliamo fare in questa puntata, e noi, che non facciamo quasi mai, esatto, è raccontarvi molto brevemente come è il meccanismo di voto, ma soprattutto volevamo fare con voi alcune considerazioni proprio sulla kermesse in generale. Perché? Perché è curioso che un sistema tutto sommato molto articolato, molto complesso, e oggi lo raccontiamo veramente stringati, però io percepisco dietro sempre un sistema di voto molto complesso, teoricamente l'intenzione di essere equanimi, di essere... Poi in realtà delle storture ci sono sempre, no? L'intenzione è creare un sistema o comunque una piattaforma che garantisca quantomeno che la scelta effettuata abbia un fondamento di qualità, di intenzione di voto, di un voto consapevole. Sì, e poi perché c'è da dire, quest'anno c'è stata introdotta una piccola novità che adesso vi raccontiamo, ma storicamente molti film avevano il problema anche delle rivalità. E allora io non ti voto questo perché tu non mi hai votato quell'altro, oppure tu lavori per una casa di produzione concorrente alla mia, allora anche se io credo che il vostro film sia il migliore che sia mai stato fatto nella storia del cinema, non lo voterò mai. Allora questo ovviamente era connaturato a un'altra questione. Far votare una cosa tecnica a dei tecnici anche qui ha una ratio, no? Voglio dire, perché altrimenti se facessimo votare probabilmente solo il pubblico vincerebbe il film più famoso e non necessariamente il migliore. Quindi l'idea era: i musicisti vengono votati dai musicisti. Vito mi ha chiamato e ha detto: "Oh Fabri, hai visto chi ha vinto?" E io dico: "Sì, quest'anno ha vinto Goranson per la non ben precisata volta, credo la terza, ok, ma ecco la terza vittoria." E alla domanda di Vito io ho risposto: ok, allora ha vinto Goranson. Aspetta, Goranson ha scritto questa musica che fa? Aspetta, è quella. Dai, come fa? Dai, ma il film famoso, dai. Dai, no, adesso non mi viene in mente, ma quella musica lì. Allora, abbiamo un problema di identità molto forte. Abbiamo avuto quest'anno, ma voglio dire, è storia nota. Di Goranson, io, a dirti la verità, l'unica cosa che ricordo è il tema del Mandalorian, sì. E parliamo di una decina d'anni fa più o meno. Una decina d'anni fa. Io ho ascoltato questa colonna sonora, ho visto anche il film, bella fatta funziona, bene, anzi, chiaro, sai, se fai una score su un film ambientato nei campi di cotone, c'è il blues, giusta, organizzata anche con un sistema moderno, quindi un blues proiettato in una situazione ibrida. In certi punti poi appunto ha messo anche le chitarre elettriche distorte. È bella, la colonna sonora è bella, ma io e Vito siamo nostalgici nel premiare l'inventiva, non solo laddove c'è una bella fantasia costruttiva, produttiva, integrante, ma un'idea tematica. Ma guarda, adesso lasciamo stare i grandi sì, noi li citiamo, è inutile citarli. Se io penso a quanto ho distrutto Niente nuovo sul fronte occidentale, cioè ma averne c'è un'idea, lì c'era un'idea. Guardatevi il processo a Niente di nuovo, ecco. Quindi voglio dire, tu ascolti questa colonna sonora che ha vinto l'Oscar e senti un paio di cose carine, funziona bene, ma non c'è un'identità forte, non c'è un'idea, e quindi il problema a monte. Da cui il discorso che abbiamo iniziato a fare sui meccanismi di voto. Perché cosa emerge chiaramente? Per come è organizzato il meccanismo di voto, in cui il music branch, in questo caso delle colonne sonore, ma vale anche per tutti gli altri branch, si chiamano, cioè le categorie tecniche, montatori, sceneggiatori, ciascuno vota il proprio. In questo caso il music branch opera una preselezione. L'Oscar è organizzato così: shortlist del music branch, votazione delle cinquine e votazione finale. Ora, quest'anno hanno inserito una cosa che non abbiamo ancora capito se più teorica o meno, c'è l'obbligo di vedere i film. Cara Grazia! Che potrebbe sembrare la scoperta d'acqua calda, ma la verità, e chi ha votato per qualunque manifestazione lo sa, è che è difficile oggettivamente vedersi 120, 130, 150 film, oggettivamente.
Però sarebbe già qualcosa che uno avesse almeno un'idea. Esatto, anche se a onor del vero il verbo must legato all'obbligo di vedere film compare solo nelle regole di alcune categorie come miglior film internazionale, documentari o corti, mentre il verbo usato per esprimere obbligo negli altri casi è indicato come shall, ovvero un obbligo etico non normativo come nella votazione della musica. Il numero di film è così ampio che è inevitabile cercare di fare il proprio dovere, esercitare il proprio diritto dovere in maniera giudiziosa, però sacrificando quello che è la visione realmente che oggettivamente impossibile impossibile di tutti i film candidati. E quindi mediamente chi vota, gli appartenenti gli iscritti alla Academy americana sono circa 10.000 indicativamente, e quindi ripeto, è difficile pensare che si vedano tutti i film, però resta il cortocircuito, che non dobbiamo mai dimenticare, che comunque l'Oscar è un premio dell'industria americana all'industria americana. Ovviamente questi film costano tanto, ma voi non immaginate la cifra che le case di produzione investono nella promozione per gli Oscar. Esatto, sono campagne promozionali nelle quali anche il compositore, nel caso specifico, fa dei concerti, manda le partiture. Per insomma. il compositore è fondamentale riscuotere un buon rispetto, un buon gradimento da parte dei propri colleghi. Quindi si organizzano sessioni di ascolto, interviste, domanda e risposta, si organizzano degli incontri per favorire l'ascolto, l'interesse, l'attenzione relativamente al lavoro che è stato svolto. E relativamente al film, queste campagne promozionali costano milioni di dollari, esatto. Ovviamente. Questo sistema fatalmente premia chi ha più soldi da investire, no? E quindi ecco che il fatto che sia il miglior film non vuol dire che sia un grande film in assoluto, perché è un po' come se io volessi farmi un mio premio. Domani faccio il premio perché voglio scoprire il biologo, il chimico che migliorerà le sorti dell'umanità, no? Chi? Allora, però nelle regole che stabilisco che questo biologo, questo chimico deve essere alto 1,80 m, essere biondo, occhi azzurri e avere dei picci piti così. Ora magari c'è un dottor Gustafsson a Stoccolma che è così, ma mediamente è chiaro che se io metto questi paletti in questa cosa avrò difficoltà a trovare un biologo che sia così intelligente e che sia anche che sembri anche un supereroe. E purtroppo questa è un po' la dinamica degli Oscar, in cui comunque dietro ogni film, anche bello, non si discute, c'è un'industria multimilionaria che ha in se stessa la propria giustificazione e il proprio controsenso. La votazione per le nomination è fatta con un sistema per cui ciascun votante indica un ordine di preferenza, ma nell'articolo 5 della votazione musica si indica il preferential voting system, per cui se la tua prima scelta non è entrata in cinquina, il tuo voto ritorna in gioco, diventando valida la tua seconda scelta, e così via per tutti i votanti, impedendo così che pochi fan accaniti possano far vincere un film, indicando tutti una stessa prima scelta e premiando invece così il consenso diffuso. È meglio avere tante votazioni magari intermedie, gli estremi non portano a grandi risultati, e molte volte sono state premiate anche dei film o delle colonne sonore che magari navigavano a mezz'acqua. Abbiamo avuto pochissimi punteggi massimi, ma nel complesso ne avevano avuti tanti a metà strada, ad esempio. E paletti vengono messi anche nelle regole per essere candidabili, che riguardano una percentuale fissa, predefinita ovviamente, di musica originale. Quest'anno è il 35%. E attenzione, la regola ai punti E e F dice che solo i responsabili o i responsabili di tutto il design del progetto della colonna sonora sono eleggibili. Non lo è chi ha fornito un contributo parziale o le colonne diluite dall'uso di musica preesistente o dall'impatto diminuito dall'uso di altri brani non composti per il film o assemblati da diversi compositori. Regola che ha impedito a volte la candidabilità di lavori, sia per la non possibilità di attribuire la paternità stretta come Dark Knight, no? Zimmer, noi abbiamo fatto anche Newton Howard. Abbiamo fatto anche la puntata su Arrival. Certo, Arrival. Lì c'era comunque un tema di Max Richter, e quella cosa lì non l'ha reso On the Nature of Daylight. Esatto, non ha reso la score di Johansson, che tra l'altro era molto interessante, bellissima, non l'ha resa candidabile. Quindi ci sono inevitabilmente dei meccanismi che sono soggetti alla riconoscibilità del lavoro,
alla memorabilità della colonna sonora, anche al peso del compositore. Tu hai detto la riconoscibilità, però... E poi ci troviamo e poi ci questo. io lì volevo andare a parare, perché sul peso del compositore, va bene, ormai Goranson è una star e quelli lì ci siamo. Posso dire una cattiveria? Come no, Allora, devi dirla. relativamente alla nominabilità siamo d'accordo, il Music Branch vota e analizza caratteristiche che sono anche molto legate alla drammaturgia. Quindi tu puoi aver anche scritto una musica non particolarmente memorabile a livello tematico, ma complessa per la sua produzione, perfetta per la sua attinenza alla drammaturgia, alla narrazione, quindi per come descrivi le scene. Certo. E questi fattori possono essere decisivi, ancora più della tematica, nel decretare il successo della tua colonna. Ma è inevitabile che un film, nella votazione finale dove votano tutti, anche per la colonna sonora, subisca quel hype che ha il film. E quindi dietro a Sinners c'è stato un battage enorme. Se non l'avevi visto, esatto, e come fai a non vedere Sinners? Come fai a vivere senza? Esatto, il mondo non sarà più lo stesso dopo Sinners, e quindi è inevitabile che dietro questo ci sia una traslazione di voti, certo, parecchio importante. Io credo che anche voi, indipendentemente da quest'anno, abbiate notato che negli ultimi anni sono saltati fuori veramente dei titoli incomprensibili che in certi casi hanno perfino vinto. Scrivete cosa ne pensate, scrivete secondo voi quale avrebbe dovuto essere la score vincitrice, o se invece vi è piaciuta questa, scrivete che vi è piaciuta questa. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!